Maila Shiva Puranantanai Mutai Vinay Murudu Moya Urapana. Ero giovane, in una ricerca spirituale, nella libertà assoluta. Combattevo me stesso contro il karma e il kama. Lottavo giorno dopo giorno. Andavo senza sapere dove. Non avevo la conoscenza, ma ho avuto il coraggio. Mi gettavo nel deserto, nella giungla, nel fiume e camminavo lungo la strada senza confini. Mai sentivo la stanchezza, né indecisione nel mio cammino. Mi rialzavo con forza ogni volta che cadevo. Senza ciò non potrei essere cresciuto. Ogni difficoltà mi donava una grande forza ad andare avanti con gioia profonda. Ogni giorno affrontavo le difficoltà ed entravo nel problema in profondità. Mi trovo in meditazione, non vedo più difficoltà né sofferenza. I problemi arrivano solamente alla superficie, mai nella profondità. Davanti a me una giungla intensa, ma niente ostacolava il mio cammino. Lasciavo che l'esistenza mi portasse in ogni modo dappertutto. Praticavo il distacco, c'era la luce e la pace, sentivo la gioia. Ogni mio cammino diventava il mio sentiero. Conoscevo la libertà, entravo nella pace e tutto si fermava. Il vento non muoveva, vidi il sole a mezzanotte. Avevo il silenzio dentro di me ed ovunque. Il tempo passava, l'esistenza mi gettava nel flusso del karma e kama. Correvo con la corrente del Maya. Il compito non è finito. Ora, trascendendo la vita come una missione per compiere il compito. La felicità va e viene, la serenità appare e scompare. La sofferenza arriva e parte, ma la pace rimane sempre dentro di me. Bene, cosa ho capito? Che cosa di generale tutta la mia vita. Tua esperienza. E che numero di questo? 2007. Sì, Luglio. Il numero di giornalino può essere. No, luglio 2007. Si vede la prima pagina ancora del giro. Ah, ok. 22. No. Può essere il titolo. Bene, e qua parlava di uno stato di profondità e stato superficiale. Può anche essere un via di mezzo, anche un cammino superficiale, un cammino via di mezzo, un cammino profondità. Quindi cosa vuol dire un cammino profondità o un cammino superficiale, via di mezzo? E un cammino superficiale è più facile trovare la difficoltà, il problema, essere disturbato. Sembra di essere disturbato o vittima, non riesce a sentire la pace. Invece se esiste un altro stato di profondità,
Questo si arriva attraverso il distacco. Quindi stacchiamo. Cosa puoi distaccare? La superficialità. Nella profondità non è uno stato di distaccare, è tua origine, tu entri. Quando cominciamo a distaccare la superficiale, prima o poi andremo a restare nella profondità e là non c'è disturbo. Quindi, questo della yoga insegna, la pratica della yoga, chi fa della yoga, la pratica yoga, deve avere uno stato di profondità, che vuol dire non deve sentire essere disturbato. Yoga vuol dire non sentire essere disturbato, ma tu puoi fare le cose tutto, vedi nella superficie un lago sembra ondulato, sembra muove, invece nella profondità rimane così, anche nella vita, anche non solamente è superficiale la profondità. Cerchiamo di andare nella profondità, rallentano tutto, sentimento, i pensieri e anche le azioni rallentano. Tu fai tutto in modo armonioso, equilibrato. Quindi uno deve sempre chiedere questa domanda: sto vivendo nel superficie oppure nella profondità? Se dici in profondità, tu non sentirai nessun disturbo, qualunque cosa. Questo è un concetto. Se hai sentito disturbata, vuol dire tu non è entrata nella profondità, ancora rimane nel superficie dell'acqua. Il vento, il tuo karma vengono a muovere e l'onda alzano, abbassano, rompono, creano, ecco. Grazie. Grazie. Om Sarana Bhavatu Sarano Bhunaktu Sarviryam Karavahare Tejasvinavaditamastu Mavitvisavare. Om Shanti Shanti Shanti. Siamo insieme, camminiamo insieme verso la verità. Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Buderam Bhojanam Prasadam. Grazie. Immaginiamo il Santanati, facciamo un saluto di gratitudine. Grazie.